Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera. Lo so, è una versione molto particolare di Mattino Milan. Sono da solo, non c'è Henry, non c'è nessun altro della radio, ma non per chissà quale strano motivo. È semplicemente andata in crash la piattaforma che di solito ci aiuta a fare la trasmissione e quindi un video molto light da solo, senza, senza grafiche, senza spalle, senza sottopancia, senza sigla, senza niente, senza tutto quello che è il supporto che ti può dare una piattaforma di streaming, ma insomma con quello che vi posso magari un pochino raccontare io sull'evento di ieri sera, e tra poco ne parliamo, della questione della quarta maglia, poi vabbè, possiamo fare anche un piccolo commento su quello che sono state le dichiarazioni di Giorgio Furlani ieri a margine dell'evento. Vi racconto Gazzetta dello Sport perché non ve la posso far vedere e poi facciamo due chiacchiere su quello che può essere la probabile formazione contro il Napoli, visto che mancherà Tijani Reinders e più o meno l'idea di sostituto c'è già. Vabbè, se volete faccio le parti di Henry qui, mettete like assolutamente e partiamo. E partiamo per questo piccolo mattino Milan in versione light. Che dire della quarta maglia? Ovviamente parlano inizialmente già i dati, cioè quelli che stanno vedendo una quarta maglia che è al top delle vendite, quindi probabilmente ha riscontrato un buon successo sui tifosi. Ho visto molti pareri positivi, ho visto qualche parere negativo, giustamente anche è una questione di gusto personale, quindi abbastanza insindacabile. Ieri sera in via Maiocchi a Milano, Spazio Maiocchi, quindi in Porta Venezia si è tenuta la presentazione della maglia, presenti 6 calciatori, più Giorgio Furlani, più Geoffrey Moncada, più tanti altri ospiti VIP, soprattutto ovviamente milanisti. Per il voto alla maglia il mio lo rimando come al solito a vederla dal vivo perché poi fa sempre un effetto diverso. Ieri intravista nel chiaro scuro, più scuro che chiaro, dell'evento, ovviamente essendo notte all'interno di un posto con un certo gioco di luci, ancora va vista bene, quindi magari io vi rimando al mio giudizio finale, diciamo così, quando la vedrò dal vivo. Se volete fare una piccola pagellina qua sotto lo potete fare nei commenti. L'unica cosa diversa, soprattutto molto diversa, è la doppia esposizione, diciamo così, della maglia, cioè non sarà propriamente una maglia da gioco e da portiere, ma saranno semplicemente due maglie, una all'opposta dell'altra, ovvero la maglia nera con quella bianca che andrà indossata dal portiere verrà schierata per Milan-Napoli di domenica, questa domenica che arriva. Mentre nella prossima partita a Monza, quindi con il Monza che gioca in rosso, noi saremo in bianco, quindi i giocatori di movimento metteranno la maglia bianca che invece metterà Maignan con il Napoli e Maignan ovviamente metterà quella nera per la partita con il Monza, quindi non una maglia da gioco pura e semplice per i calciatori di movimento e la maglia da portiere, ma due vere e proprie maglie che si alterneranno in due partite consecutive, quindi Napoli in nero, portiere bianco, Monza in bianco e portiere nero. Detto ciò, se volete potete lasciare il vostro commento qua sotto. Non ci saranno i difensori, ma questo lo sapevamo già. Oggi Gazzetta dello Sport fa un piccolo recap di quello che sono i problemi difensivi del Milan, del fatto che sia l'anno scorso che quest'anno, in questa giornata, il Milan era l'11ª difesa del campionato e sappiamo come è andata l'anno scorso e più o meno sappiamo anche sulla nostra pelle come sta andando quest'anno, che il nostro problema difensivo è lì da vedere, purtroppo sì, è così, non si scappa, non è nemmeno, credo, riconducibile al puro e semplice aspetto dei singoli, perché nel mentre si sono alternati almeno 5-6 difensori diversi da inizio dell'anno, tra Kalulu, Gabbia, Teo, tra l'altro, Ciao, Tomori, Kier, quindi lo stesso Simic, si sono alternati forse 7 difensori diversi in quella posizione di campo, ma il risultato tendenzialmente non è mai cambiato, quindi evidentemente c'è un problema di fondo un pochino più strutturale che è la presenza o l'assenza di un singolo, quindi
ben venga comunque che tornino i titolari, perché sicuramente qualcosa in più danno, altrimenti non li avremmo battezzati titolari all'inizio dell'anno e non li battezzeremo titolari quando appena torneranno a essere a disposizione. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, il primo a tornare dovrebbe essere appunto Malik Chow, che dovrebbe rivedere il campo vero e proprio all'inizio della prossima settimana, per poi non tanto per il Ren andata, ma essere aggregabile, diciamo così, per Monza e poi veramente a disposizione per ipotizzare anche un po' di minutaggio con il Ren trasferta. Gli altri invece scalano di un pochino, cioè sia Tomori che Pierre Calulu dovremmo rivederli tra gli ultimissimi giorni di febbraio e i primi giorni di marzo. Io andrei cauto, soprattutto con Pierre, visto che è reduce da un'operazione, andrei più verso l'inizio di marzo, proprio per non rischiare di fare chissà quali danni. Ehm, Sulle parole invece di Giorgio Furlani, che dire? Da un lato mi sembrano veramente le classiche parole di circostanza di un amministratore delegato aspetta, vi dico anche la data, era ieri, 7 febbraio. Sull'allenatore è giusto che protegga quello che in questo momento allena il Milan e non faccia nomi di allenatori del prossimo futuro, idem per i giocatori, idem per gli attuali giocatori che magari potrebbero rinnovare o andare via. Insomma, mi sembrano veramente parole del 7 febbraio, come è giusto che sia, insomma, niente di speciale. Piccolo suggerimento, non stiamo ad impazzire né nel bene né nel male per, diciamo così, o una mezza affermazione dell'allenatore, del dirigente, del giocatore, oppure per una mezza dichiarazione di un giornalista, quindi ci mettiamo in mezzo anche noi, perché in questo momento si sta parlando, sì, e lo abbiamo sempre detto e lo possiamo ribadire e confermare sia con Conte che con altri allenatori, che magari c'è la mezza idea di valutare realmente l'operato di Pio alla fine stagione, cosa che onestamente io non mi auguro, ma insomma non ne faccio ormai mistero. Credo che il ciclo del mister sia finito l'anno scorso, quest'anno lo stiamo già prolungando, fare oltre sarebbe accanimento terapeutico sul Milan prima che sul mister stesso. Quindi di non impazzire, perché non ne vale la pena e non mi sembra nemmeno corretto farlo, è un qualcosa che concerne all'inizio di febbraio. Abbiamo visto tantissime volte nel calcio confermare o parlare male di un allenatore e poi accadere esattamente il contrario. Chiudiamo con Napoli, col Napoli anzi, perché giochiamo in casa. È assente di Gianni Reinders, e questo lo sappiamo già da quando gli è stato sventolato il giallo nell'ultima partita di campionato, ma quello che in questo momento è più probabile a prendere il suo posto non è Yunus Musa, quindi per magari formare un centrocampo un pochino più di fisico. Tra l'altro ieri Yunus si è presentato con un basco incredibile all'evento della quarta maglia, ma dovrebbe essere Isma Benasser, quindi ancora una volta il centrocampo più tecnico al momento disponibile è stato nelle versioni precedenti Reinders Adli, sarà con Benasser Adli. Isma ha sicuramente qualche attitudine difensiva migliore rispetto a Tijani, questo sicuramente sì, però mi sembra, diciamo, coerente con quello che è il nostro ultimo percorso, cioè con un centrocampo molto tecnico che sa tenere un pochino di più la palla, che ogni tanto magari la parte di filtro la lascia un po' per strada, però diciamo che quantomeno Isma ha una stellina in più, diciamo, di qualità difensiva rispetto a Tijani, e speriamo di farcela bastare. Per il resto la formazione è quella, e quindi non ci saranno grandissime novità, quindi con Mike in porta, Calabria a destra e Teo a sinistra, Gabi e Chiera sono i centrali, Adli è insieme a Benasser in mezzo, con Loftus-Cheek davanti, Pulisic a destra, Leao a sinistra, e davanti, come sempre, Olivier Giroud, sperando che non ci siano ritorni di fiamma sul fuorigioco geografico, visto che al VAR c'è proprio Di Paolo di Milan-Napoli di 2 anni fa. Grazie a tutti per essere stati qui con me e con noi in questa sorta di Mattino Milan light, barra editoriale, barra quello che volete. Se volete lasciare like in uscita, grazie, altrimenti ci rivediamo tra poco, ore 11 per Chiama Milan, alle 13 con Lunch,
16 talk e in serata, come al solito, come ogni giovedì alle 19, c'è Filo Rosso Nero. Grazie a tutti e a dopo. Chiudo anche.